Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una deliziosa brioche farcita. È incredibilmente soffice e super golosa. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Cominciamo a versare il latte in ciotola. Aggiungiamo il lievito e lavoriamo con una frusta. Ora aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo ancora. Mettiamo l'uovo, l'olio, è il momento dello yogurt. La fiala di aroma e a finire la farina, tutta in una volta. Io sto lavorando a mano, ma se vorrete potrete lavorare in planetaria, inserendo gli ingredienti esattamente allo stesso modo di come ho fatto. Lasciamo la frusta e continuiamo a lavorare con la spatola. Come vedete l'impasto risulta morbido e appiccicoso. È importante non aggiungere farina, quindi attenetevi alle dosi che trovate scritte in info box sotto il video. A questo punto possiamo coprire la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo riposare il nostro impasto per 20 minuti. Dopo 20 minuti di riposo spolveriamo il piano di lavoro con della farina e rovesciamo l'impasto sul piano. E adesso lavoriamo l'impasto. L'impasto, come vedete, è morbido, va lavorato in maniera rapida senza fare troppa pressione. Adesso lo mettiamo in una ciotola unta con un pochino di olio extravergine di oliva. Ora copriamo la nostra ciotola con la pellicola e lasciamo raddoppiare di volume il nostro impasto. L'impasto ha più che raddoppiato di volume. Ora dobbiamo, come al solito, sporcare di farina il nostro banco, vado a sgassare leggermente l'impasto che è a dir poco magnifico.
ha ottenuto veramente una lievitazione meravigliosa. Adesso che cosa facciamo noi? Dobbiamo fare come al solito tanti piccoli panetti. Li spolveriamo e con ogni piccolo panetto andremo a realizzare la pallina in questo modo. Ecco, le preparo tutte e le metto una a fianco all'altra. Siamo all'ultima delle nostre palline. Io non le peso, avete visto, non uso la bilancia perché ormai faccio ad occhio, però posso dirvi che pesano all'incirca dai 70 ai 75 grammi ciascuna. Adesso sul piano così infarinato andiamo a prendere ogni pallina, la schiacciamo e con l'aiuto del mattarello la spianiamo facendola diventare un disco. È un disco sottile, vedete? Sarà circa 2 mm di spessore. Adesso noi questo disco lo tagliamo a metà. Poi prendiamo la crema spalmabile, la mettiamo in un angolino, così. E andiamo a chiudere. Sigilliamo leggermente solo all'inizio per evitare che poi la crema spalmabile fuoriesca. E ora andiamo ad arrotolare in questo modo, creando un cannolo. Ma prima di arrivare alla fine del nostro impasto andiamo a creare così dei tagli. E continuiamo a chiudere. È proprio semplicissimo, vedete? E andiamo a posizionare questo cannolo in una teglia. Nel mio caso è una teglia classica di alluminio foderata con carta da forno e ha un diametro di 28 cm. Io lo vado a posizionare il cannolo così, in questo modo, e continuo con l'altro. Quindi vado a fare la stessa identica cosa. Metto la crema spalmabile e comincio ad arrotolare. All'inizio chiudo leggermente l'impasto e arrotolo. Quando sono arrivata a metà, o prima di arrivare a metà, creo i miei tagli. E anche questo è pronto, vedete? E anche questo lo poggio a fianco all'altro in teglia. Così, e uno dopo l'altro vado a prepararli tutti e riempio la teglia. Ecco, la teglia è pronta, vedete? Abbiamo posizionato tutti i cannoli uno a fianco all'altro. Adesso rimane lo spazio centrale. Noi andiamo a prendere per lo spazio centrale 2 palline di pasta in questo modo e le stendiamo. Ora la restante Nutella che abbiamo la andiamo a mettere sulla metà, ci aiutiamo con un cucchiaio a spalmarla leggermente, non andiamo fino ai bordi, mi raccomando. E adesso cominciamo a fare una sorta di rotolino, vedete? La parte vuota di pasta andiamo a tagliarla esattamente come abbiamo fatto per i cannoli. Continuiamo ad arrotolare. Abbiamo ottenuto lo stesso motivo, vedete? E ora creiamo una sorta di chiocciola, così. E questa chiocciolina andremo a posizionarla al centro
della nostra teglia e la brioche è pronta per fare la sua seconda lievitazione. Quindi ora la copro con un panno morbido e la lascio per una quarantina di minuti. La torta brioche ha lievitato per la seconda volta. Ora ho preparato in una ciotolina un tuorlo d'uovo con un cucchiaio e mezzo di latte. Vado ad unirlo così con un pennellino e poi andremo a spennellare la superficie della nostra torta brioche. Ora siamo pronti per infornare. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata a 180 gradi e lascerò cuocere la mia torta brioche per 25 minuti circa, fino a doratura. Adesso noi con un tovagliolo pulito la copriamo e la lasciamo raffreddare. Ho tolto la torta brioche dallo stampo e l'ho messa su un piatto da portata. Guardate che cos'è. Vedete? È di una morbidezza incredibile. Guardate l'impasto. Riuscite a vedere di che tipo di impasto si tratta? È un impasto che si sfoglia quasi, è filante, soffice, nonostante all'interno ci sia il ripieno di crema spalmabile alle nocciole. Vedete? Abbiamo ottenuto un risultato straordinario, quindi vi invito a prepararla. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che questa mia videoricetta sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.